Lezione 1. Attesa in aeroporto. Ciao, anche tu stai aspettando un volo? Sembra che l'aeroporto sia sempre pieno di attività. Sì, certo. Vai in vacanza o è un viaggio d'affari? Io sto per fare una breve vacanza per ricaricarmi, e tu? Sono in viaggio per lavoro, ma spero di riuscire a visitare qualche posto mentre sono lì. Sembra un'ottima idea. È bello unire l'utile al dilettevole, quando possibile. Esatto. Cerco sempre di esplorare posti nuovi, anche se ho un programma serrato. Sì, ed è un modo fantastico per sfruttare al meglio i tuoi viaggi. Assolutamente sì. Adoro scoprire i luoghi locali e godermi la cultura. Incrociamo le dita per un viaggio tranquillo e un'esperienza fantastica. Lezione 2. Assistenza di viaggio. Buongiorno. Sarò felice di assisterla. Dove ha intenzione di andare? Grazie. Vorrei prenotare un viaggio in Italia e ho alcune domande sulle opzioni migliori. Sembra fantastico. L'Italia ha così tanto da offrire, dalla sua ricca storia alla sua deliziosa cucina. Assolutamente. Ho sempre sognato di visitare i siti storici e gustare l'autentica cucina italiana. Parleremo del tuo itinerario e vedremo come possiamo sfruttare al meglio il tuo viaggio. Sarebbe fantastico. Voglio assicurarmi di visitare tutti i luoghi imperdibili mentre sono lì. Sì, posso aiutarti a trovare la sistemazione e le attività più adatte ai tuoi interessi. Lo apprezzo. È bello avere qualcuno competente che mi guidi nel processo di pianificazione. Non vedo l'ora di aiutarti a creare un'esperienza di viaggio indimenticabile. Lezione 3. Definire le scadenze. Sì, stabilire scadenze e traguardi ci aiuterà a monitorare efficacemente i nostri progressi durante tutto il progetto. Assolutamente. Quando abbiamo obiettivi chiari, diventa molto più facile rimanere concentrati e motivati. Sono d'accordo. I traguardi ci permettono anche di celebrare i piccoli successi lungo il percorso, il che mantiene il team motivato e carico di energia. Sì, riconoscere i progressi è fondamentale. Crea un senso di realizzazione che incoraggia tutti a continuare a impegnarsi. Inoltre, ci aiuta a individuare tempestivamente eventuali problemi, in modo da poterli affrontare prima che diventino più gravi. Ottima osservazione. Essere proattivi nel nostro approccio farà una differenza significativa nel nostro successo. Definiamo chiaramente le nostre scadenze e condividiamole con il team per assicurarci che tutti siano sulla stessa lunghezza d'onda. Sembra perfetto. La comunicazione è fondamentale per mantenere l'allineamento e la responsabilità. Non vedo l'ora di vedere come il nostro piano strutturato ci porterà a raggiungere i nostri obiettivi. Lezione 4. Sfide relazionali. Ehi, come va la vostra relazione? Ho notato che ultimamente sembri un po' pensieroso. A dire il vero, ultimamente è stato difficile. Abbiamo cercato di comunicare meglio, ma a volte abbiamo avuto difficoltà. Lo capisco, le relazioni possono essere difficili, soprattutto quando entrambi i partner hanno una vita frenetica. Sì, è vero. È difficile trovare il tempo per connettersi profondamente quando tutto sembra correre. Penso che sia importante dare priorità a quei momenti, anche se brevi. Assolutamente. Dedicare del tempo l'uno all'altro può rafforzare il legame e aiutare ad affrontare eventuali problemi.
La comunicazione è fondamentale, vero? Hai parlato di ciò che ti preoccupa. Lo abbiamo fatto, ma sembra che continuiamo a tornare sugli stessi punti senza risolverli. Può essere frustrante. A volte, cercare consigli o un supporto esterno può offrire nuove prospettive. Lezione 5. Negoziati pacifici. Gli effetti della negoziazione sono spesso profondi, soprattutto quando entrambe le parti deprecano la guerra. Sì, è affascinante come il dialogo possa portare a soluzioni pacifiche, anche nelle situazioni più difficili. Esatto. Quando i paesi si uniscono per discutere delle loro differenze, si apre la porta alla comprensione. Ed è importante riconoscere che a volte, nonostante i colloqui di pace, una delle parti potrebbe avere ancora delle riserve. Assolutamente. Gestire queste complessità richiede competenza e la volontà di ascoltare le preoccupazioni degli altri. Sì, penso che l'empatia svolga un ruolo cruciale nelle negoziazioni efficaci e nella creazione di fiducia. Certo. Parleremo più approfonditamente di come questi principi possano essere applicati anche alle interazioni quotidiane. Mi piacerebbe tantissimo. Comprendere l'arte della negoziazione può esserci utile in tantissimi ambiti della vita. È un'abilità preziosa che aiuta sia nelle relazioni personali che in quelle professionali. Lezione 6. Acquisto di ombrelli. Sono sicuro che troverai l'ombrello perfetto. Buon shopping! Grazie. Apprezzo il tuo incoraggiamento. Rende il compito più stimolante. Assolutamente. Ci sono così tanti stili e colori tra cui scegliere, quindi sarà sicuramente divertente. Sì, mi piace scegliere qualcosa che rifletta la mia personalità e che sia anche pratico. Esatto. Un buon ombrello deve essere sia elegante che resistente, perfetto per le giornate di pioggia. Sono d'accordo. Cercherò sicuramente qualcosa con un'impugnatura comoda. È una scelta intelligente. La comodità è fondamentale, soprattutto se lo porterai con te. Sì, voglio essere sicuro che sia qualcosa che mi piacerà usare. Fammi sapere come vanno i tuoi acquisti, non vedo l'ora di vedere cosa sceglierai. Lezione 7. Sperimentazione di moda. Assolutamente. Passerò la giornata a provare diversi stili finché non troverò quello più adatto a me. Sembra un piano divertente. Sperimentare con la moda può davvero aiutarti a scoprire il tuo stile personale. Sì, ed è incredibile come provare abiti diversi possa cambiare il tuo umore e la tua sicurezza. Assolutamente. La moda è una forma di espressione di sé, ed è importante trovare ciò che ti fa sentire bene. Esatto. Non vedo l'ora di provare e abbinare finché non trovo la combinazione perfetta. Questo è lo spirito giusto. E non esitate a chiedere un feedback, a volte un secondo parere può fare la differenza. Sono d'accordo. Chiederò sicuramente suggerimenti, è sempre bello avere supporto. Sì, prendiamoci una giornata. Mi piacerebbe aiutarti a trovare degli outfit fantastici. Sono emozionata. Sarà una giornata divertente di esplorazione della moda insieme. Lezione 8. Aziende di trasporto ferroviario. Le aziende ferroviarie si resero conto che sarebbe stato troppo costoso assumere canadesi o americani per costruire le ferrovie. È un punto interessante. Mette davvero in luce le considerazioni economiche alla base dei grandi progetti di costruzione. Sì,
Mostra come i fattori finanziari possono influenzare le decisioni sui principali sviluppi infrastrutturali. Assolutamente. A volte le aziende cercano opzioni più convenienti, anche se ciò significa assumere personale da regioni diverse. Esatto. È un promemoria di come le economie globali siano interconnesse nel mercato del lavoro. E solleva interrogativi sui diritti dei lavoratori e sulla retribuzione equa per i lavoratori coinvolti in tali progetti. Sì, queste sono considerazioni importanti che dovrebbero sempre essere prese in considerazione quando si discute di occupazione. Sono d'accordo. Approfondiamo il contesto storico di queste decisioni e il loro impatto sulle comunità. Sembra un piano. Comprendere queste dinamiche può fornire informazioni preziose sui nostri sistemi attuali. Lezione 9. Abitudini di pulizia. E per quanto riguarda la pulizia del nostro spazio? Penso sia importante prendere l'abitudine di riordinare ogni giorno. Assolutamente. Un ambiente pulito può migliorare significativamente il nostro umore e la nostra produttività. Sì, e sviluppare una routine per le pulizie rende il lavoro meno faticoso. Esatto. Facendo un po' ogni giorno, si evita che si accumuli confusione. Sono d'accordo. È un piccolo sforzo che ripaga creando uno spazio abitativo più piacevole. Inoltre, costituisce un buon esempio per gli altri e li incoraggia a mantenere a loro volta le cose in ordine. Sì, impegniamoci a mantenere i nostri spazi condivisi puliti e organizzati. Sembra un ottimo piano. Insieme possiamo creare un ambiente accogliente. Sono emozionato di vedere come un piccolo sforzo quotidiano possa fare una grande differenza. Lezione 10. Incontri sociali. Ci sono anche feste in cui le persone stanno semplicemente in piedi e chiacchierano, il che a volte può risultare un po' imbarazzante. Sì, l'ho sperimentato anch'io. Può essere difficile quando non c'è molto da fare per coinvolgere tutti. Assolutamente. È importante organizzare attività o rompighiaccio per far fluire la conversazione. Sono d'accordo. Quando ci sono giochi o spunti divertenti, è più facile per le persone entrare in contatto. Sì, e aiuta a creare un'atmosfera più rilassata in cui tutti si sentono inclusi. Esatto. Abiti e stili diversi a questi incontri possono anche stimolare conversazioni. Ottima osservazione. La moda può essere un ottimo modo per rompere il ghiaccio e spunto di conversazione. Pensiamo ad alcune idee per il nostro prossimo incontro, per renderlo più vivace e coinvolgente. Sono assolutamente d'accordo. Rendere gli eventi sociali piacevoli è fondamentale per costruire relazioni solide. Lezione 11. Indicazioni per la biblioteca. Continuate a camminare fino al semaforo, poi svoltate a sinistra, la biblioteca dovrebbe essere lì vicino. Capito? È bello avere indicazioni chiare per trovare più facilmente la biblioteca. Sì, conoscere i punti di riferimento aiuta molto, soprattutto quando ci si trova in una zona nuova. Assolutamente. Apprezzo i tuoi consigli, rendono la navigazione meno stressante. Sono felice di aiutarti. Le biblioteche sono luoghi meravigliosi per esplorare e trovare nuove risorse. Sì, adoro l'atmosfera della biblioteca. È così tranquilla e stimolante. Esatto. Assicuriamoci di trascorrere un po' di tempo lì una volta arrivati. Assolutamente. Non vedo l'ora di scoprire nuovi libri e materiali. Sarà un modo fantastico per trascorrere il pomeriggio.
Lezione 12. Superare la timidezza. Per quanto ti riguarda in particolare, ho la sensazione che la mia timidezza mi ostacoli nelle situazioni sociali. Capisco questa sensazione. Molte persone soffrono di timidezza, soprattutto in ambienti non familiari. Sì, può essere difficile esprimermi quando mi sento timido o ansioso. Assolutamente, ma riconoscerlo è il primo passo per superarlo. Sono d'accordo. Voglio impegnarmi per essere più aperta e sicura nelle mie interazioni. È un obiettivo fantastico. Esercitare le abilità sociali in ambienti di supporto può davvero aiutare. Sì, e penso che iniziare con piccoli gruppi potrebbe rendermi le cose più facili. Certamente, spingere gradualmente la propria zona di comfort può portare a una crescita significativa. Apprezzo il vostro sostegno, mi incoraggia di più a fare questi passi. Lezione 13. Preferenze per la carta d'imbarco. Preferisco farlo in aeroporto, mi piace avere in mano una copia cartacea della mia carta d'imbarco. È comprensibile. Avere una copia fisica può dare tranquillità durante il viaggio. Sì, soprattutto perché a volte la tecnologia può deluderci inaspettatamente. Esatto. È sempre bene avere un piano di riserva, per ogni evenienza. Inoltre, trovo tutto più semplice quando posso vedere stampati tutti i dettagli del mio volo. Sono d'accordo. Rende il check-in e i controlli di sicurezza più semplici. E mi piace ricontrollare i dettagli nel caso ci siano cambiamenti. Sì, è un approccio intelligente. Essere proattivi aiuta a garantire un'esperienza di viaggio più fluida. Assicuriamoci di pianificare la nostra visita all'aeroporto di conseguenza, in modo da avere abbastanza tempo per tutto. Lezione 14. Stretching e flessibilità. È importante fare stretching in modo confortevole, ad esempio, una persona sana dovrebbe riuscire a toccarsi le dita dei piedi senza troppa difficoltà. Assolutamente. La flessibilità è una componente fondamentale per la forma fisica generale e lo stretching può davvero aiutare. Sì, ho scoperto che fare stretching regolarmente non solo migliora la mia flessibilità, ma previene anche gli infortuni durante gli allenamenti. Esatto. È incredibile come pochi minuti di stretching possano fare una tale differenza nelle nostre prestazioni. Ed è piacevole sciogliere i muscoli dopo una lunga giornata trascorsa seduti o attivi. Sono completamente d'accordo. Fare stretching è come fare un piccolo regalo al corpo, permettendogli di rilassarsi e recuperare. Inoltre, può essere un ottimo modo per liberare la mente e concentrarsi sulla respirazione. Sì, integrare la consapevolezza nello stretching può migliorare ulteriormente l'esperienza. Facciamo in modo che lo stretching diventi un'abitudine nella nostra routine quotidiana. È una pratica semplice ma efficace. Lezione 15. Flessibilità del lavoro autonomo. Il lavoro freelance offre molta libertà e modalità di lavoro flessibili, e questo è uno dei suoi maggiori vantaggi. È vero, poter stabilire autonomamente i propri impegni può essere incredibilmente stimolante. Esatto. Ma pensi che la flessibilità comporti delle sfide? Assolutamente. Avere il controllo del proprio tempo è fantastico, ma può anche portare a difficoltà nel gestire l'equilibrio tra lavoro e vita privata. Sì, senza un ambiente strutturato, si può avere la tentazione di lavorare troppo o troppo poco. Sono d'accordo. Trovare il punto giusto è fondamentale per mantenere la produttività senza esaurirsi.
Inoltre, a volte restare motivati può essere una sfida quando si lavora da casa. Sì, creare uno spazio di lavoro dedicato può davvero aiutare a separare il lavoro dalla vita personale. Assicuriamoci di condividere consigli tra di noi mentre esploriamo il mondo del freelance. Lezione 16. Imparare dalle persone. Sai, ho imparato molte cose incontrando altre persone. Ogni incontro porta con sé una prospettiva e una storia uniche. È proprio vero. Ogni persona che incontriamo ha qualcosa da insegnarci, che sia attraverso le sue esperienze o le sue intuizioni. Assolutamente. Ho avuto molte conversazioni affascinanti che mi hanno aperto gli occhi su culture e idee diverse. Sì, è incredibile quanto sia vario il mondo e incontrare persone provenienti da contesti diversi arricchisce la nostra comprensione. Mi piace il modo in cui ogni interazione può mettere in discussione le nostre convinzioni e incoraggiarci a pensare in modo diverso. Esatto. È un bellissimo promemoria del fatto che siamo tutti interconnessi, a prescindere dalle nostre differenze. E spesso è in queste conversazioni inaspettate che troviamo le lezioni più preziose. Sì, credo che essere aperti a conoscere nuove persone possa portare a meravigliose opportunità e amicizie. Poniamoci l'obiettivo di cercare più interazioni e imparare da chi ci circonda. Lezione 17. L'importanza dell'autenticità del marchio. L'autenticità del marchio è fondamentale per costruire relazioni a lungo termine con i clienti. Certamente, i consumatori si accorgono facilmente della mancanza di sincerità e sono rapidi a disimpegnarsi. I marchi autentici entrano in risonanza più profonda con il loro pubblico, favorendone la lealtà. Sì, essere fedeli ai propri valori e alla propria missione crea fiducia e connessione. Inoltre, condividere storie vere sul percorso del marchio ne accresce l'autenticità. È vero, la trasparenza sulle sfide e sui successi rende un marchio riconoscibile. Interagire con i clienti in modo onesto, soprattutto durante le crisi, rafforza l'autenticità. Esatto, dimostra che il marchio attribuisce importanza alla comunicazione aperta e onesta. In definitiva, l'autenticità può differenziare un marchio in un mercato competitivo. Lezione 18. Programmi per il fine settimana. Di recente ho pensato di partire per una piccola avventura. Vuoi venire con me? Sembra fantastico. Sono sempre pronto per un'avventura. Cosa hai in mente? Che ne dici di questa domenica? Potremmo esplorare un nuovo sentiero escursionistico e goderci l'aria fresca. Sembra perfetto. Adoro stare all'aria aperta e immergermi nella natura. Sì, e potremmo preparare un picnic da gustare una volta raggiunto un luogo panoramico. Adoro quest'idea. Aggiunge un tocco di dolcezza alla giornata, rendendola ancora più piacevole. Inoltre, ci darà l'opportunità di metterci in pari e creare insieme dei ricordi meravigliosi. Assolutamente. Non vedo l'ora di scoprire quali bellezze scopriremo lungo il cammino. Pianifichiamo i dettagli e assicuriamoci che entrambi siamo preparati per una fantastica giornata fuori. Lezione 19. Punti di riferimento storici. Avete suggerimenti su luoghi di interesse storico da visitare durante il viaggio? Che ne dite della Torre Eiffel in Francia? È un simbolo iconico di storia e cultura. È una scelta fantastica. La sua architettura è mozzafiato e ha una storia così ricca. Assolutamente. Inoltre, la vista dalla cima è semplicemente incredibile.
Ho sempre desiderato provare l'emozione di vedere Parigi dall'alto. È una tappa obbligata per chiunque visiti la città, non c'è dubbio. Mi piace molto il modo in cui monumenti come questo ci collegano al passato, pur essendo parte del presente. Sì, ed è affascinante scoprire le storie che si celano dietro a queste storie. Non vedo l'ora di esplorare altri siti storici durante i nostri viaggi insieme. Lezione 20. Mobili a prezzi accessibili. Hai mai notato come alcuni negozi di mobili offrano pezzi unici a prezzi sorprendentemente convenienti? Assolutamente. È affascinante come si possano trovare oggetti unici che diano carattere alla propria casa senza spendere una fortuna. Vero? Penso spesso a come queste scoperte speciali possano trasformare una stanza normale in qualcosa di veramente personale e accogliente. Esatto. Inoltre, acquistare mobili può essere un'avventura, soprattutto quando ci si imbatte in tesori nascosti che nessun altro ha. Sono d'accordo. È quasi come una caccia al tesoro, dove ogni pezzo racconta la sua storia e dona un'atmosfera unica al tuo spazio. E la cosa migliore è che non è necessario sacrificare la qualità in nome della convenienza. Molti negozi offrono prodotti di ottima fattura a prezzi ragionevoli. È vero. È bello vedere più opzioni disponibili, adatte a gusti e budget diversi. Sì, rende più facile per tutti creare uno splendido spazio abitativo che rifletta il proprio stile. Inoltre, la possibilità di mescolare e abbinare stili diversi può dare vita a interni davvero creativi e sorprendenti. Lezione 21. L'autenticità è importante. Sai, a volte è davvero importante concentrarsi sull'essere autentici e godersi ogni momento, non credi? Assolutamente. C'è qualcosa di così liberatorio nell'accettare chi sei veramente senza preoccuparti delle opinioni degli altri. Vero? Quando ci permettiamo di essere autentici, si apre un mondo di possibilità e di connessioni con gli altri. Esatto. È piacevole avere conversazioni che fluiscono naturalmente quando si è fedeli a se stessi. E spesso porta a relazioni più profonde, in cui le persone ti apprezzano per quello che sei veramente. Sì, è incredibile come l'autenticità possa creare uno spazio sicuro in cui tutti possono esprimersi liberamente. Inoltre, quando siamo genuini, ispiriamo gli altri a fare lo stesso, il che può portare a un ambiente complessivamente più positivo. Assolutamente. È una situazione vantaggiosa per tutti, in cui tutti traggono beneficio dall'onestà e dalla trasparenza. Verissimo. Continuiamo a incoraggiarci a vicenda ad abbracciare il nostro vero io. Lezione 22. Trovare il tuo posto tranquillo. Hai mai pensato che a volte il posto migliore per rilassarsi è la propria camera o una zona tranquilla della casa? Assolutamente. È incredibile come uno spazio semplice possa trasformarsi nel tuo rifugio personale quando hai bisogno di un po' di tempo per rilassarti. Vero? Trovo che avere un angolo tranquillo mi aiuti davvero a ricaricarmi e a riflettere sulla mia giornata. Esatto. Che si tratti di un angolino accogliente vicino alla finestra o di una comoda poltrona in un angolo, questi angoli possono fare miracoli. È come creare un tuo piccolo mondo in cui puoi sfuggire al caos della vita quotidiana. E quando trovi quel posto tranquillo, puoi davvero concentrarti su ciò che ti rende felice o ispirato. Sì, ed è spesso in quei momenti di solitudine che si scoprono nuove idee o soluzioni ai problemi. Assolutamente. È fondamentale ritagliarsi del tempo per noi stessi in mezzo alla frenesia della vita.
Verissimo. Facciamo in modo di apprezzare quei momenti di tranquillità e di trovare gioia nelle nostre fughe personali. Lezione 23. Stabilire i ruoli. Sai, è fondamentale stabilire ruoli e responsabilità chiari in qualsiasi progetto o relazione, non credi? Certamente. Quando tutti conoscono la propria parte, il flusso di lavoro è più fluido e si evitano malintesi. Giusto. Si tratta di creare un senso di responsabilità che vada a beneficio dell'intero gruppo. Esatto. I ruoli chiari non solo aumentano l'efficienza, ma permettono anche a ogni persona di mettere in luce i propri punti di forza. E promuove il senso di lavoro di squadra, in cui tutti si sentono apprezzati e riconosciuti per il proprio contributo. Sì, quando i ruoli sono definiti, ciò consente una migliore comunicazione e collaborazione tra i membri del team. Assolutamente. Inoltre, riduce al minimo la confusione e aiuta a tenere tutti sulla stessa lunghezza d'onda, il che è essenziale per il successo. Esatto. È stimolante sapere di cosa sei responsabile e come puoi contribuire al quadro generale. Verissimo. Ricordiamoci sempre di comunicare apertamente sui nostri ruoli per garantire che siamo tutti allineati. Lezione 24. Divulgazione digitale. Hai pensato a come dovremmo sfruttare le piattaforme digitali per raggiungere un pubblico più efficace nel mondo di oggi? Assolutamente. Il panorama digitale offre tantissime opportunità per entrare in contatto con un pubblico più vasto che mai. Vero? È affascinante come i social media e gli strumenti online possano aiutarci a condividere i nostri messaggi in modo più efficace. Esatto. Interagire con le persone attraverso queste piattaforme può creare connessioni significative ed espandere la nostra portata. E il bello è che possiamo adattare i nostri contenuti per adattarli alle diverse tipologie di pubblico, rendendoli più efficaci. Sì, si tratta di capire il nostro pubblico e di offrire ciò che realmente desidera vedere e sentire. Assolutamente. Inoltre, la divulgazione digitale consente un feedback in tempo reale, che può aiutarci a migliorare le nostre strategie. Esatto. È un modo dinamico di comunicare, in cui possiamo adattarci ed evolverci in base alle risposte del pubblico. Verissimo. Sfruttiamo il potere delle piattaforme digitali per potenziare le nostre attività di sensibilizzazione e creare ricordi duraturi. Lezione 25. Preferenze per il lavoro da remoto. Si sa, lavorare da remoto può rendere confusi i confini tra vita personale e professionale, rendendo essenziale stabilire dei limiti. Assolutamente. È facile ritrovarsi a lavorare fino a tardi se non si stabiliscono limiti chiari. Vero? Penso spesso a come avere uno spazio di lavoro dedicato possa aiutare a mantenere questa separazione. Esatto. Quando crei un'area specifica per il lavoro, ti prepari mentalmente alla produttività senza le distrazioni di casa. Avere orari fissi può aiutarti a gestire il tuo tempo libero in modo più fluido. Sì, si tratta semplicemente di trovare un equilibrio tra portare a termine il lavoro e godersi la vita personale. Verissimo. E con il lavoro da remoto sempre più diffuso, è fondamentale dare priorità al nostro benessere. Assolutamente. Impegniamoci a creare limiti sani che ci permettano di prosperare sia al lavoro che a casa. Sì. Brindiamo alla ricerca del perfetto equilibrio nella nostra vita lavorativa da remoto. Lezione 26. Restituire. Sai, è davvero bello restituire qualcosa e aiutare chi è nel bisogno, la penso allo stesso modo.
È una situazione vantaggiosa per tutti i soggetti coinvolti. Assolutamente. C'è qualcosa di incredibilmente appagante nel contribuire a una causa più grande di noi. Vero? Non solo giova a chi aiutiamo, ma arricchisce anche la nostra vita in modi inaspettati. Esatto. Fare volontariato o sostenere un'organizzazione benefica può creare un senso di comunità e di connessione. E spesso ispira altri a unirsi, creando un effetto a catena di gentilezza e sostegno. Verissimo. È incredibile come piccoli gesti di generosità possano portare a cambiamenti significativi nella vita delle persone. Sì, e ci ricorda l'importanza dell'empatia e della compassione nelle nostre interazioni quotidiane. Assolutamente. Continuiamo a cercare opportunità per restituire qualcosa e avere un impatto positivo insieme. Ecco un futuro pieno di gentilezza e generosità. Lezione 27. Prospettive professionali. Sono felice di sapere che il tuo carico di lavoro deve essersi notevolmente alleggerito da quando hai iniziato a delegare i compiti in modo più efficace. Assolutamente. È incredibile quanto tutto sembri più gestibile quando si condividono le responsabilità con il team. Posso solo immaginare quanto questo possa aiutare a mantenere un equilibrio tra lavoro e vita personale. Sì, mi consente davvero di concentrarmi sugli aspetti più critici del mio lavoro senza sentirmi sopraffatto. E deve anche migliorare la produttività complessiva del team, giusto? Certamente, quando tutti collaborano, non solo rispettiamo le scadenze, ma spesso superiamo anche le aspettative. Fantastico! Hai notato cambiamenti specifici nelle dinamiche di squadra da quando hai implementato questo approccio? Sì, si è registrato un notevole incremento nella collaborazione e nella comunicazione, il che è di inestimabile valore sul posto di lavoro. Sembra l'ambiente perfetto in cui creatività e innovazione possono prosperare. Lezione 28. Avanzare la conoscenza. Quali sono alcuni dei vantaggi che hai scoperto nel corso degli anni di ulteriori studi nel tuo campo? Uno dei vantaggi più significativi è l'opportunità di approfondire la mia comprensione di concetti complessi, cruciali per la mia crescita professionale. Ciò è perfettamente logico, poiché acquisire una solida base teorica può migliorare enormemente le tue competenze pratiche. Esatto. Inoltre, la formazione continua spesso apre le porte a opportunità di networking con professionisti che condividono interessi simili. Il networking è prezioso, può dare vita a collaborazioni e persino a tutoraggi che possono plasmare il tuo percorso professionale. Sì, e non dimentichiamo che ulteriori studi spesso forniscono accesso alle ricerche e agli sviluppi più recenti nel settore. Rimanere aggiornati sulle tendenze attuali può rivelarsi estremamente utile, soprattutto in un settore in rapida evoluzione. Proprio così. Inoltre, proseguire gli studi può portare a maggiori opportunità di lavoro e potenzialmente a stipendi più alti. Sembra una situazione vantaggiosa per tutti. Hai preso in considerazione programmi specifici per la tua formazione continua? Lezione 29. Sfide finanziarie. Sembra che molti eventi abbiano difficoltà a raggiungere il pareggio di bilancio, soprattutto se si considera il debito finanziario contratto durante le partite. Sì, il fatto più noto è che durante i giochi estivi è stato piuttosto allarmante vedere come le spese siano aumentate vertiginosamente, superando le aspettative. È sorprendente pensare a come alcuni organizzatori sottovalutino i costi implicati nell'organizzazione di eventi di queste dimensioni. Esatto. Con infrastrutture, sicurezza e alloggi per gli atleti, l'onere finanziario può diventare insopportabile molto rapidamente.
E quando la vendita dei biglietti non soddisfa le aspettative, la situazione non fa che peggiorare, lasciando gli organizzatori in una situazione difficile. Vero, e solleva interrogativi sulla sostenibilità dell'organizzazione di giochi futuri se le perdite finanziarie continueranno a essere una tendenza. Hai notato cambiamenti nel modo in cui le città pianificano questi eventi per mitigare tali rischi in futuro? Sì, molti ora si stanno concentrando su eredità a lungo termine per assicurarsi un vantaggio economico anche dopo la conclusione dei giochi. Sembra un approccio intelligente, poiché consente loro di sfruttare l'evento per il turismo futuro e lo sviluppo della comunità. Lezione 30. Connessioni culturali. Gli piace molto pranzare con me e i miei amici perché lo coinvolgiamo in conversazioni sulla sua terra natale. Sembra affascinante. È sempre arricchente ascoltare storie di prima mano su culture e tradizioni diverse. Esatto. Risponde alle nostre domande con così tanto entusiasmo, e le sue esperienze ci diventano davvero vive. Scommetto che si potrebbero dare spunti di discussioni vivaci, soprattutto se si confrontano le proprie esperienze con le sue. Oh, certo. Ci permette di saperne di più sul suo passato e di condividere anche le nostre prospettive. E anche il cibo deve essere un ottimo spunto di conversazione, soprattutto se si assaggiano piatti tipici della sua cultura. Sì, aggiunge un ulteriore livello di piacere al pasto, rendendolo allo stesso tempo delizioso e istruttivo. Mi piace come il cibo possa colmare le lacune culturali e favorire la comprensione tra amici. Esatto. È un modo meraviglioso per celebrare la diversità e al contempo costruire solide amicizie.